Ora io farei una prova, prima di passare a transistor e altre cose che ci sarà da ridere, scusate i riflessi ma non so come levare, ci sarà da ridere, passerei a una misura per esempio dei condensatori. Ne prendiamo uno a caso, questo qui, vediamo se riesco a farvelo vedere con la telecamera. Questo qui è un condensatore, diciamo, di precisione, era di precisione ha parecchi anni, comunque dovrebbe essere 1240 picofarad. Facciamo, scusate, vi passo davanti. Allora, lo misuriamo un attimo, qui vedete cavi, lo misuriamo con un ponte LCR, che sarebbe questo, e mi dà praticamente, invece che 1240 mi dà 1230 e qualcosa. Praticamente ci sta, perché il condensatore non è giovanissimo, era in un cassetto, anche se all'epoca era un condensatore di precisione. Facciamo la prova con questo apparecchiettino invece e vediamo cosa va a dare di questo condensatore. Si è detto era 1230 se non mi sbaglio, ci pensa, 1000, proprio pari pari. Ripeto la misura un attimino, sembra che come strumento è solo bellino, per ora. 1000. Proviamo un suo collega. (1169), già meglio che di 1000. Proviamo quell'altro collega, ancora 1188, e come ripeto lo riattacco al ponte e si fa la prova. Ecco qua, l'ho attaccato al ponte, sono 1230, sicché diciamo che non ci siamo. Ora misuriamo quest'altro condensatore, questo, che è un condensatore di capacità nominale 2,2 microfarad. 2,2 microfarad, lo attacchiamo al ponte, andiamo a vedere 2,277, che diciamo con la tolleranza del condensatore ci siamo. Allora, memorizzate 2,277, che andiamo a provare uno di questi apparecchiettini e vediamo se dà 2,277 come dovrebbe dare se funzionassero correttamente. 2,2, questo gli zeri non ce l'ha nemmeno dopo il 2,2, comunque 2,2 è già buono, è meglio che diciamo niente. Proviamo questo, non ha cifre dopo la seconda, praticamente ha 2 cifre sole. Questo ha più cifre, è a 2,172, e insomma diciamo è già abbastanza vicino. Proviamo quest'altro. Quel finirsi lì è bellino a vedersi, ma lo varo, ecco, 2220. Questo segna un pochino più preciso, che si era detto invece era questo qua, che io sono uno scordone, 2270 se non sbaglio, eccolo qua. Allora facciamo una prova con i condensatori elettrolitici invece. Prendiamo un condensatore elettrolitico da
Ora vi faccio diventare matti con queste misure, magari non ve ne frega nemmeno più di tanto, però è per avere un'idea di quello che andiamo a vedere. Poi stilerò una tabellina. Qui c'avevo anche un altro condensatore, ma non lo trovo più. Eccolo qua. Allora, partiamo con questo condensatore qui. Lo misuriamo per avere un'idea. Il condensatore da 100 microfarad nominali. Sapete che nei condensatori c'è una bella tolleranza, sicché. Però quello che ci interessa è capire. Allora, andiamo a vedere intanto. Dove l'ho messo? Eccolo qua, il condensatore è qui, attaccato al ponte, e andiamo a vedere, lo mettiamo, eccoci qua, è 91 microfarad e mettiamolo alla maniera giusta. Questo qui è un condensatore, diciamo, di elettrolitico, sicché la frequenza è bene che sia intorno a 100 Hz. L'ho passata. Frequenza di misura, mettiamo 120 Hz, che sarebbero, diciamo, gli americani usano quella. Sono 99 microfarad e andiamo a vedere le ESR per vedere se poi corrisponde. C'ha ovviamente un condensatore relativamente piccolo, c'ha un ESR comunque di 2,6. Diciamo non è un condensatore buonissimo, però andiamo a vedere se gli altri apparecchi la misurano. Vediamo cosa succede se la andiamo a mettere qui. Eccolo qua, mi dà un ESR di 1,68 e mi dice che è 110 microfarad, sicché bah. Mentre il suo collega mi dà molto più simile al ponte, perché mi dà, invece che un 99,96, quell'altro mi dava 99,98, si è rispento, e mi dà un ESR di 1,9 e prima dava già un altro ESR. Come vedete, ogni volta che uno va a fare una misura praticamente cambia, perché comunque diciamo dà già sia un SR diverso che la capacità invece è abbastanza simile, ma è abbastanza simile al ponte, dicevo. Questo qua mi dice che è 103 microfarad con un SR di 1,6. Diciamo che misurano un ESR un pochino più basso di quello che dovrebbe essere. Stacco questo, ci metto un altro condensatore, questo qui è nominali, non so se si vede, ovviamente non si vede, nominali sono 180 microfarad. Lo attacco e andiamo a leggere, mi dà 177 microfarad con un ESR giusto, diciamo quell'altro condensatore è un po' secco probabilmente, con un ESR giusto per la capacità, diciamo è consono alla capacità che è. Allora me lo segno anche questo e ora facciamo la prova con quest'altri apparecchiettini qui. Dopo viene il bello quando andiamo a misurare i semiconduttori con questi apparecchi, perché non sembra, ma dovrebbero misurare tutto, però vi troverete delle belle cosine. Allora 0,11 come ESR, invece vi ricordo era 0,39 e mi dà 192 microfarad contro i 177. Diciamo per avere una misura di un condensatore così, per vedere se è buono, va bene lo stesso, non è che se però vogliamo una misura precisa non ci possiamo affidare ovviamente. Quest'altro mi dà 174,8, sicché è già molto più vicino a 177,79, però addirittura è sparito.
l'ESR mi sembra che non lo misuri nemmeno, perché va bene che è basso, ma non è un ESR di 0. Qui non so se vedete, sta segnando 0. Vabbè, e questo anche lui lo mettiamo lì. Proviamo con questo. Voilà. Allora, questo mi dà 179, è un SR di 0 anche questo. Ovviamente, lo capite benissimo, con un SR di 0 non può essere, perché sarebbe un condensatore ideale praticamente. Lo riattacco un attimino, lo riattacco, e qui abbiamo un ESR di 0,36 che ci sta, ma non di 0. Diciamo danno un po' nel matto questi apparecchietti qui. Proviamolo con un condensatore più grande. Questo è un condensatore della Elna, sì che è un condensatore di qualità, è 5800 microfarad. Allora, la prima cosa, controlliamo che sia scarico, perché se no si rovina, diciamo, ponte e strumenti che ci andiamo a fare la prova se lo lasciamo carico, sicché controllate sempre o con uno scarica condensatori o come questo che ovviamente era in un cassetto nuovo, sicché era scarico sicuramente, magari lo potete fare anche con un cacciavite, non si fa di solito, si usa uno scarica condensatori, ma insomma attacchiamo i puntali dello strumento e andiamo a vedere quanto segna. Mi segna 4700 microfarad e diciamo ci sta perché la tolleranza è alta nei condensatori elettrolitici e mi dà un ESR di 0,036. Me lo segno. Scolleghiamo e proviamo mettendo i cavettini che non trovo più. Facciamo un cavettino nero, eccolo qua. Proviamo partiamo con l'imputato numero 1. Con tutti questi numeri, spero che poi non mi mandate in tasca, non so quanto, diciamo, poi risulti interessante per voi alla fine tutte queste misure. Ecco, mi dà 0,08, 0,0360 il resto e mi dà una capacità di 5200. Allora, proviamo un altro apparecchiettino qui. Fermo restando che il ponte che vi ho fatto vedere è preciso, questo mi dà una capacità di 5000. Il ponte che mi dà un SR di 0,17, sicché invece che 0,00. Diciamo, effettivamente lasciano un po' il tempo che trova. Dicevo, il ponte, che ecco, questo ora mi dà un SR addirittura di 0 completamente. E sicché anche questo lascia il tempo che trova. Proviamo con questo. Mettiamo qui. Vediamo se riesco a dirlo. Il ponte che vi ho fatto vedere è preciso perché ovviamente l'ho confrontato, ho altri due ponti, uno è un HP e l'ho confrontato con quello. Questo qui mi dice 5050 microfarad e un SR, anche questo di 0, che ovviamente lo sapete che non può esistere. Ora, per curiosità, se aspettate un secondino, fermo un attimo il video. Allora, prima di tutto ricontrollo un attimino questo qui. Stacchiamolo, vediamo che capacità mi dà. Sì, 4700. Un attimino, fermo un attimino il video, sono curioso, vado a confrontarlo con l'altro ponte. Però ripeto, questo ponte qui è testato, è preciso. Non è un ponte che lo sposto bene, questo ponte LCR. Lo sposto bene e mi torna bene. L'HP è una tonnellata, però ho fatto dei test e questo, nonostante sia un apparecchio leggero, è preciso. Un attimo, torno subito. Eccomi di nuovo qui, confermo una capacità di 4700, che il dubbio quando mi viene me lo devo levare, sì. Diciamo sono gli altri apparecchietti che danno delle capacità diciamo virtuali, per così dire.
Allora, un'altra cosa che vogliamo fare, proviamo a misurare, sposto sempre questi oggettini. Allora, misuriamo queste due impedenze. Facciamo una prova con queste due. Queste qui le feci io praticamente. Dove sono? Ecco. Queste due impedenze le feci io da un amico che aveva la bobinatrice, sicché qui c'era scritto 4,07, ma in realtà poi, siccome l'ho fatte considerando il numero delle spire, diciamo non sono così precise. Diciamo questa è intorno ai 4 millihenry e questa è intorno ai 2,5 millihenry. Ovviamente avevo contato il numero delle spire e avevo già preparato lo stampino qui, però ecco, per un filtro crossover diciamo era influente. Beh, proviamo a misurarle. Partiamo da questa che è circa 4 millihenry. Eccola qua, ve la faccio vedere, 4 millihenry. Ecco qua, anzi la giro così. Circa 4 millihenry. Si è staccato il contatto, ovviamente. Circa 4 millihenry e infatti sono 3,98 millihenry, che me lo segno qua. E l'altra la misuriamo, che dovrebbe essere di circa 2,5 millihenry. L'attacco, vado sempre fuori del monitor, e infatti è 2,44. Ora facciamo la prova con gli strumentini. Partiamo proprio da questa che è sotto. Partiamo sempre dall'imputato numero 1, che è il finirsi. Nel finirsi ci mettiamo invece questi finti puntalini qui, che ci vuole più tempo a metterli e a toglierli. Ora, dicevo una cosa, io non è che voglio infamare questi apparecchietti qui, che sia chiaro, perché magari qualcuno pensa che li voglio infamare, sono utilissimi, non costano niente e per l'uso, diciamo, che può servire per fare una riparazione, vedere se un componente va e non va, e vanno più che bene. Sicché, ecco, questo ci tenevo a precisarlo, perché uno dice, allora le uso anch'io, le uso per misurare delle cose velocemente, un diodo LED, un transistor lì per lì, se uno voglia di farlo col tester. Eccolo. Allora questo mi dà, non so se si vede bene, comunque ve lo dico io, mi dà 2,5 millihenry, sicché diciamo qui effettivamente qui ci siamo, perché 2,44, 2,5. Passiamo a un altro apparecchiettino. Questo mi dà 2,39 millihenry, sicché diciamo il finirsi è più accurato in questo caso qui. Proviamolo con l'altro apparecchietto, che è questo qui, e che lo attacchiamo direttamente, che è questo, e attacco direttamente i terminali. Ho attaccato, vediamola via. 2,12 millihenry, qui siamo proprio fuori. Facciamo una prova un attimino. Allora, questo qui 2,12 millihenry segna un po' poco. Allora, misuriamo l'altra impedenza, poi si passa alla misura dei semiconduttori, e lì secondo me qualche risatella ce la facciamo. Allora, questa qui segnava 3,98 millihenry. La misuriamo, partiamo sempre con l'imputato, poveraccio, ormai imputato perché è il più nuovo, è quello che c'è da vedere se funziona. E spero non venga troppo lungo questo video qui, sennò poi mi infamate. Un po' diventa anche noioso.
e vediamo un po', questa dovrebbe essere 3,98 millihenry e mi dice 3,8, sicché ci sta. Facciamo la prova con l'altro. ,85, insomma 3,98, 3,85 ci siamo. Lo misuriamo anche ormai con quello rosso, forse era meglio fare il test solo con 2 perché mi sto riempiendo la testa di numeri, però poi magari quando faccio il video che lo monto spero di 3,42.